semplice che cos'è l'artrosi dell'anca, valutarne i sintomi e quali sono i trattamenti disponibili oggi. L'artrosi è una malattia degenerativa dell'articolazione in cui la cartilagine si usura, si consuma fino a scomparire del tutto, causando dolore al paziente e impedendo i movimenti corretti. Per capire l'artrosi dell'anca possiamo prendere un modellino e vedere come è fatta l'anca. L'anca è costituita da un lato dal bacino, dove troviamo una cavità che è la cavità acetabolare, così chiamata. Dall'altra parte abbiamo il femore, che con la sua estremità prossimale, la parte più alta, sferica, può articolarsi con l'acetabolo e andare a costituire quella che è l'articolazione dell'anca. In questi modellini noi abbiamo solo l'osso, ma dobbiamo immaginare che sia la superficie della testa femorale che la superficie dell'acetabolo sono rivestite in realtà dalla cartilagine, che è quella che si consuma con l'artrosi. La funzione della cartilagine è quella di rendere il movimento fluido e diminuire l'attrito tra i due capi in movimento. Quali sono le cause dell'artrosi dell'anca? Innanzitutto la morfologia, cioè la forma dell'articolazione, di come è fatto l'acetabolo, come è fatta la testa femorale. Se l'acetabolo, per esempio, è troppo poco continente, ovvero la superficie di appoggio è piccola per la testa femorale, si avrà un'artrosi precoce dell'anca. Oppure il caso opposto, quando l'acetabolo è troppo continente, cioè copre troppo la testa femorale, si avrà una sorta di conflitto, come lo definiamo noi, tra il femore e l'acetabolo, e questo urto causerà un consumo dell'articolazione. È chiaro che quanto più è grave la situazione in caso di scopertura della testa femorale o di eccessiva copertura della testa femorale, quanto prima arriverà l'artrosi. Un'altra causa dell'artrosi dell'anca è l'osteonecrosi della testa femorale, abbastanza frequente perché costituisce circa il 30% dei casi. Qui succede qualcosa analogo a quello che succede nell'infarto per il cuore. Non arriva più sangue nella testa, di conseguenza l'osso ne soffre, muore e si rovina la cartilagine fino a scomparire. Altre cause di artrosi sono traumi pregressi, per esempio fratture che riguardano la testa femorale o più frequentemente l'acetabolo, possono essere col passare degli anni poi causa di artrosi, in quanto le superfici non sono più perfettamente congruenti. Oppure patologie articolari di tipo reumatico. La sede più frequente del dolore è l'inguine, ma non necessariamente il dolore all'anca è ben localizzato. Infatti spesso si può confondere con altre patologie come la lombosciatalgia o l'ernia inguinale. Se l'inguine è la sede più frequente, spesso il paziente ha disturbi alla coscia o addirittura al ginocchio. In qualche caso il dolore è avvertito a livello del trocantere, cioè nella parte laterale dell'anca. Qualche volta, più raramente, il dolore è posteriore. Spesso i pazienti arrivano alla visita proprio perché lamentano difficoltà nelle abitudini di vita quotidiana, come per esempio mettersi le scarpe o le calze, oppure scendere o salire dalla macchina, oppure alzarsi dopo essere stati seduti sul divano dopo un po' di minuti. Alla visita, in genere, l'ortopedico trova una difficoltà nella flessione dell'anca e nell'intrarotazione, qualche volta non possibile o comunque praticamente sempre dolorosa. Come si fa diagnosi? Innanzitutto il sospetto avviene con la visita, con il racconto del paziente, con l'esame obiettivo, cioè valutando la mobilità dell'anca e il dolore, ma la diagnosi viene effettuata attraverso una semplice radiografia. Con una semplice radiografia dell'anca o meglio del bacino, così da avere un confronto anche con l'anca
opposta, controlaterale, si possono valutare quelle caratteristiche immagini dell'artrosi, in cui si ha una perdita della superficie articolare, alle volte una deformazione addirittura articolare dell'anca. Se è sufficiente una semplice radiografia per fare diagnosi, qualche volta può essere necessario eseguire un esame più approfondito come una risonanza magnetica. Lo stesso vale per eventualmente una TAC. Quali sono le possibili terapie? Sono numerose e sono variabili a seconda del tipo di artrosi. I livelli di artrosi possono essere da lieve a grave. Nel primo caso il paziente avrà una piccola limitazione funzionale, nell'ultimo caso il paziente farà fatica a camminare e avrà magari necessità di avere le stampelle per camminare. È chiaro che sono condizioni completamente diverse. In casi iniziali è possibile trattare il paziente con della fisioterapia per cercare di recuperare la mobilità che per un circolo vizioso di dolore, ridotta mobilità, dolore comporta una rigidità articolare, l'utilizzo di farmaci antinfiammatori o analgesici, l'utilizzo pure di integratori che possono migliorare la fisiologia articolare o ridurne l'infiammazione, oppure l'utilizzo di terapie fisiche, anche queste con lo scopo di togliere l'infiammazione che è sempre presente in questa patologia, che è sì una patologia degenerativa, ma sempre una componente infiammatoria importante. Nei casi più avanzati è possibile fare delle infiltrazioni di acido ialuronico che serve a, tra virgolette, lubrificare l'articolazione, oppure di farmaci antinfiammatori di derivazione cortisonica. Queste infiltrazioni vanno effettuate sotto guida ecografica, a differenza di altre articolazioni come per esempio il ginocchio, perché l'anca è un'articolazione particolarmente profonda e l'ortopedico che effettua l'infiltrazione deve poter vedere dove va l'ago.